Come chiamerai il tuo podcast? Questa è una delle tante domande difficili alle quali bisogna dare una risposta nel momento in cui si decide di lanciare un nuovo podcast. E sì, effettivamente è possibile perderci veramente parecchio tempo. C'è chi ancora prima di pensare a come sarà il proprio podcast ha già in mente un nome preciso e che persino parte proprio da questo elemento istintivo per costruire tutto il resto. E c'è chi invece al contrario arriva alla questione del nome solo negli ultimi passaggi dopo aver organizzato tutto il resto. Nessuna di queste due ipotesi è peraltro sbagliata. Come fare? Di certo la scelta del nome del podcast è molto importante, essendo un fattore che insieme a tantissimi altri influenzerà il successo di quella produzione, ma è anche vero che non è il fattore più importante di tutti e che quindi vale la pena di impegnarsi nella scelta, ma non di disperarsi. Come dovresti procedere nella scelta del nome del tuo podcast? Il primo consiglio che ti voglio dare è quello di non esagerare con la lunghezza. Basta dare un'occhiata alla classifica dei podcast più ascoltati. Nella maggior parte dei casi si tratta di titoli con 4-5 parole. Ecco allora che bisogna lavorare di lima, eliminando tutto ciò che non è necessario. E se si deve eliminare qualcosa, quel qualcosa è spesso la parola podcast. Non c'è nessun motivo di inserire questa parola se chi cerca quel prodotto lo fa all'interno di Spotify, Apple, Google e che contiene solo podcast e che pure sui motori di ricerca sono già ottimizzati. Insomma, inserire questa parola nel nome del tuo podcast non è sbagliato a priori, ma di certo non è essenziale. Dovrai invece usare questa parola in tutti i contenuti che produrrai per promuovere i tuoi episodi, dal tuo sito web ai social. Detto questo, vediamo quali sono le opzioni che si presentano per te che desideri trovare un nome al tuo podcast. Nome e cognome. La prima opzione è la più semplice, è quella di usare il proprio nome. Tra i podcast più famosi di sempre c'è per esempio il Joe Rogan Experience, che è stato lanciato nel 2004 per l'appunto dal comico e attore Joe Rogan. Quali sono i pro e i contro di questa opzione? Beh, di sicuro questo percorso dà grandi vantaggi a chi ha già una certa visibilità. Se domani per esempio Roberto Benigni lanciasse un podcast intitolato The Roberto Benigni Show, molto probabilmente avrebbe un successo immediato a prescindere dal contenuto. È diverso il discorso invece per chi ha un nome sconosciuto, per chi non ha già costruito un pubblico nel tempo, non so, attraverso libri, blog, video, YouTube e così via. Nome di fantasia. Ecco allora che si può optare per la seconda opzione, ovvero per un nome creativo. Tra i podcast più ascoltati in Italia c'è Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sallo, oppure Cose molto umane di Giampiero Kesten. Si tratta nella maggior parte di nomi ad effetto, di giochi di parole, di termini gergali nella nicchia trattata, che però acquistano un senso presso una specifica fetta di pubblico, che talvolta sono del tutto astratti. Il vantaggio è quello di avere un nome affascinante che incuriosisce e che resta nella mente. Lo svantaggio è quello di avere un nome che non dice quasi nulla sul contenuto effettivo del podcast né sul podcaster e che difficilmente potrà portare benefici in termini di ricerca da parte degli utenti che non ti conoscono. Nome descrittivo. Di certo, dal punto di vista della ricerca da parte degli utenti che ancora non ti conoscono, la migliore tra le opzioni possibili è la terza. Parliamo infatti del nome descrittivo, ovvero del nome del podcast che descrive in modo sintetico e chiaro il contenuto degli episodi. Uno storico userà un nome come lezione di storia, un economista pillole di economia, uno chef una ricetta a settimana. Lo svantaggio in questo caso è che spesso avere a che fare con nomi di questo tipo è un po' noioso, non certo affascinanti come quelli più creativi, ma sicuramente c'è il vantaggio di risultare individuabili da chi cerca un podcast che tratta quel preciso tema. Ovvio che tutto dipende dalla competizione presente nella nicchia di riferimento. Sarà quindi bene trovare un nome sì descrittivo, ma allo stesso tempo specifico. Non semplicemente quindi lezioni di storia, quanto lezioni di storia medievale, per indicare fin da subito il contenuto esatto del podcast, in modo da ritagliarsi una potenziale nicchia senza competere con dei mostri sacri nel territorio generalista. Ecco, queste sono le principali opzioni tra le quali puoi muoverti. È peraltro possibile di scegliere anche un compromesso, ovvero un nome creativo che risulta anche descrittivo, o un nome descrittivo che però nell'apposito campo cita il nome creativo dell'host. Tu per quale hai optato? Scrivimelo nei commenti qui sotto.
Cosa dovresti fare nel momento in cui deciderai quale nome affibbiare al tuo podcast? Per prima cosa ti consiglio di posticipare i festeggiamenti e di fare qualche ricerca online per controllare se qualcuno non ha già avuto la tua stessa idea. Puoi farlo direttamente su piattaforme come Spotify o ancora meglio su Google, per controllare se qualcuno ha già creato podcast con quel nome o con nomi simili. Forse ti imbatterai in un podcast di qualche anno fa abbandonato con quel nome esatto. Il consiglio in questo caso è di cambiare idea, oppure di contattare il creatore di quel podcast per capire se è disposto a darti il titolo. Così, su due piedi, ti consiglierei comunque di modificare il nome per renderlo distinto e per evitare casini vari. Infine, prima di dichiarare come scelto il nome del tuo podcast e quindi passare a altre questioni, il mio consiglio è quello di testarlo. Parla con i tuoi amici, con i tuoi colleghi, discutine in famiglia, lancia l'idea su un social e cerca di capire cosa potrebbero pensarne le persone che corrispondono al tuo target di pubblico. Se avrai risposti positivi, allora potrai effettivamente dire di aver trovato il nome esatto per il tuo nuovo podcast. Fatto questo, ti consiglio, se possibile, ovvero se non già occupato, di comprare immediatamente il dominio per poter creare un giorno un sito web. Magari non lo creerai mai, ma avrai comunque impedito a qualcun altro di comprare quello stesso dominio. È indispensabile realizzare un sito web per un podcast? Allora, non è obbligatorio, ma se chiedi un consiglio a me, la risposta è: ah, quindi non l'hai ancora realizzato?